Eccoci, Elena per Olga. Ciao. Buongiorno, ciao. Terza sessione di Olga. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo, lei? Diciamo che è una cosa un po' particolare, direi, nel senso che è come se lei mettesse sul banco degli imputati, eh, sono tre interferenze e la sua PS. Allora, lei è come se fosse... Mm, Aspetta, provo a descrivertelo, perché è come se lei fosse, come se fossero stati chiamati a rapporto, ok? Dove lei dice, mm, soprattutto la PS, non hai fatto quello che hai detto che avresti fatto. No, come se ci fosse un'irregolarità in quello che lei aveva detto di fare. Quindi c'è un processo Mhm. e non ho capito, Olga è accusata dalla sua PS. No, no, al contrario. La PS accusa Olga. No, Olga Eh, accusa la accusa PS. la PS. Ok, Sì, cioè se stessa. sì, sì, però qui c'è la scena, no? Così, la rappresentazione è questa. È come se lei Ok. desse la colpa alla PS, ecco. Ci dà l'autorizzazione tutta Olga, con tutti i suoi corpi. Sì, 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 sì. Vediamo subito la vibrazione. 12 miliardi, Consapevolezza. 134, PS. 42, Vite precedenti. 1028, Cervello. 8.8. Che bel numero. Ok. Cosa non ha fatto Olga? Cosa si accusa di non aver fatto? Allora, la cosa principale dice mm, che la PS non ha impedito ai suoi pensieri di vibrare basso e quindi di far tornare queste tre interferenze. Vediamo le lettere interferenze. Sì, allora c'è una mentale, poi c'è una mantide e un leonide. Mantide dove sta? Cosa fa? Allora, è in mezzo e allora, come se fosse come posso dirti? Mi viene da dire, è come se fosse la manifestazione nella Matrix anche delle altre due interferenze. Eh, come se portasse a compimento nella Matrix anche l'energia delle altre due interferenze. Quindi lo fa in maniera, mi viene da dire, subliminale. Ok? Quindi Subdola, subdola, esatto. Ok? come Quindi la mantide. come la mantide, sì, sì, infatti è proprio lei come la sua modalità, no? Quindi come, cioè, Olga fa molta più fatica a accorgersi che ci sono le interferenze perché arrivano in maniera molto morbida e da un'altra via, ok? Se lo facesse il Leonide sarebbe tutto molto più, no?
improvviso e Netto. netto. Leonide cosa fa? Allora, in eterico mi fa è come se portasse il fuoco nella vita di Olga, nel senso che l'energia negativa, quindi le vibrazioni basse, hanno come sottofondo l'energia del fuoco. Quindi mm, ehm, come posso descrivertela? Eh, porta, diciamo, aspetta, non mi viene la parola, gli ostacoli, aspetta, Mhm. c'è la Beh, gli parola che non mi ostacoli. viene, vabbè. No, ok, quindi sì, gli imprevisti, ecco, quelli belli che si vedono, no? Però la mantide è come se facesse finta di farli entrare in scena in maniera graduale, ok? Poi c'è l'ostacolo, e poi raccontasse a Olga che sono svaniti, no? Quindi fa in maniera tale che la vibrazione dell'interferenza delle onide ci sia, quindi che la vibrazione di Olga diminuisca, ok? E la mantide la nasconde ad Olga in maniera tale che Olga rimanga sempre, che vibri sempre basso in quella vibrazione lì e loro possono rimanere agganciati. Entità mentale, Sì. livello e nome. Entità mentale di livello 3, ok, e la chiamerei ehm, punto interrogativo. Ehm, Fa sì che Olga abbia un loop, mi viene da dire un loop mentale che la faccia rimanere sempre bloccata lì appunto in questo loop dove lei si fa delle domande. Giri intorno alla domanda. Sono domande che non hanno risposta, ok? In maniera tale che lei rimanga lì. Come se ci fosse una rotella di queste domande che non hanno Un topino risposta. dentro la rotellina Sì. che corre. Mm. Impianti. Mm. Sì, una specie di ruota, come se fosse una ruota di una bicicletta messa in verticale all'interno della testa, eh, appunto che continua a girare e porta le domande. Quindi un impianto mentale. Sì, quello è mentale. Allora, ce n'è solo uno eterico, che è come se fosse un gancio, mi viene da dire un gancio a livello lombare posteriore. Eh, che fa sì che lei è come se fosse agganciata, allora, agganciata a questo gancio, c'è tipo un filo che è legato a mm, potrei- potrebbe essere paragonato a un palo, ok? Quindi lei può muoversi solo circolarmente rispetto al palo, in quella distanza lì. Basta. Sì. Cinema, la cosa meno importante di questa sessione, le due figlie, il nipote e l'amica. Vediamo solo se vengono, se non vengono, e anche se vengono, sono invitati a vedersi le sessioni. Fanno tanto più effetto il vedersi le sessioni che essere chiamati al cinema. Ehm, allora, allora, il nipote è in prima fila, insieme a una delle due figlie, molto incuriositi, sì, incuriositi, molto aperti a vedere
cosa gli viene proposto. Ecco. L'amica è nella fila dietro e l'altra figlia è nella fila ancora dietro, però la vedo un po' distratta dal suo mondo, la vedo triste, cioè come se piangesse. Questa è la più grande o la più piccola? La più grande. Ok, il nipote e l'amica ci sono, hai detto. Sì, sì, nipote in prima fila. Mm. Va bene. E chiamiamo i disincarnati. Allora, qui non so se abbiamo già chiamato, non ci ricordiamo, e la stessa Paola non ce lo sa, diciamo, dire. Chiamiamo entrambi i nonni materni ed la nonna paterna. Mhm. Dimmi se arrivano. Sì. Allora, i nonni materni arrivano ballando, direi il valzer, sorridenti. La nonna paterna eh, s- è davanti a una macchina da cucire e va avanti a cucire. Fa proprio il gesto col piede di schiacciare il pedale, sai quelle macchine da cucire antiche, vecchie. Mm, mm. Erano già stati chiamati in altre sessioni? Allora, i nonni materni sì, però sono ancora qua, quindi significa, boh, io non mi ricordo, ma evidentemente non sono stati mandati nel portale aureo. La nonna paterna no. Qualcuno vuole lasciare un messaggio di loro? O tutti e tre? Ma i nonni materni adesso dicono noi stiamo qua a ballare perché è più facile. Mm. Secondo me li abbiamo mandati, boh, io non mi ricordo, ma mi sa che li abbiamo mandati nel posto che loro preferivano. Sai che prima mandavamo. Va bene, facciamo vedere che cos'è il portale aureo, lo apriamo, Mm. Mhm. possono andare a vedere com'è, se non piace possono tornare indietro. Sì, hanno detto siamo pronti ad andare, hanno salutato Olga e sono entrati. Già. Ok, allora diritto di parola alla nonna paterna. Mhm. Mm. Cosa vuole dire? Sono impegnata a cucire i vestiti perché me li hanno tutti rotti quando hanno sparato. È come se avesse avuto un figlio, un marito in guerra o un padre in guerra, ok, mi viene da dire, e diciamo, è come se non ne lavorasse il lutto ancora, mi viene da dire, e quindi è intenta a cucire i vestiti per rimetterglieli, come se dovesse far tornare indietro il tempo. Pic. Mhm. Mm. Ok, dice, sì, ero rimasta incastrata nei traumi della guerra. Mm. Mhm. E che fa? Adesso si è liberata di tutto.
Allora, guarda, Olga, molto ammirata, perché lei ha passato la vita incastrata nei quei traumi, dice, e non ho mai visto l'amore che aveva intorno. E quindi vede la luce della PS, dell'anima di Olga. Adesso è andata ad abbracciarla Mm. e c'è una risonanza di vibrazione, si sta godendo la risonanza di vibrazione. Mm-mm. Mm. Beh, bello. Bello, bello. Ma chi se la sta godendo? La nonna Tutte e o... due, è proprio un... è come se invece che usare le parole si trasmettessero con le vibrazioni, le PS, la sensazione dell'amore, no? Mm. Ecco. Mm. Va bene, la salutiamo allora. Mhm. Mandiamo questa volta sicuramente tutti i parenti di tutte le generazioni che rispondono però a questa Mhm. chiamata nel portale Aureo. Mm. Sono 237. Bene, chiudiamolo. Elena, c'è una causa esoterica al fatto che oggi mi si vede male? L'ho già visto prima quando lo dicevi. È come se vedessi, come se ci fosse una retina bianca messa lì. Ehm, mm, mm, provo a descriverti quello che vedo. È come se fossero degli piccoli esagoni, ok, che mm, percepiscono l'energia Mm. dell'immagine. Mm, sì. Chi li ha messi? Cioè, che cosa sono? Allora, Eh, stanno facendo esperimenti, direi non nello specifico, o perlomeno non nello specifico riguardo a te, ma nello specifico riguardo a certe tipologie di lavori. Mm. Ecco. Mm, vedo che lo stanno facendo a random in vari posti. Dove ci sono, dove c'è questo tipo di lavoro, quindi lavori Di consapevolezza. online, sì, sì, fatti no, in diretta online. Mm. Allora, sembra che prendano dei campioni per poi sapere come bloccare questa, come limitare la cosa. Mi viene da dire. Cioè, è come se immergessero, no, una retina in un liquido, le gocce rimangono, diciamo, in questi esagoni, no? Poi tirano fuori e analizzano le gocce. Ecco, una roba simile. Va bene, mettiamo un ad Mhm. eternum su tutto quello che mi riguarda, hardware, software, connessione, lavoro, canale YouTube, vari gruppi Facebook. Io non ho dato nessun consenso, quindi nego ogni consenso. Sì, è per quello che abbiamo fatto ieri, che Ah, quel lavoro Mm, sul canale mm. YouTube.
che noia. Mhm. Fatto? Sì. Ok. Ehm, il padre di Olga, è vero che in questa vita è stato per la seconda volta in tutte le vite il padre di Olga, nelle 1028 vite il padre di Olga. Le è stato detto, non si ricorda più dove, in una costellazione, in un qualche lavoro fatto nel passato. Ma allora è stato suo padre più in una vita passata. Direi 4 o 5. In alcuni era femmina, alcuni maschi. E lei era figlia o figlio? Mm. Ce n'è una in particolare, non so se si riferivano a questa, dove lei era femmina, ma eh, il padre faceva un lavoro, aveva solo lei come figlia e avrebbe voluto trasmettere il suo lavoro ai suoi figli, diciamo, ma è nata solo una femmina e quindi ha cercato in tutti i modi di trasmettere il suo lavoro a lei, ma lei alla fine non l'ha imparato, non ha voluto seguirlo, ecco. Quindi forse può essere che si siano ricollegati di qua per questa ragione. Di qua è riuscito sì, il fatto che lei dicesse il fatto che ha detto che si sentiva bloccata da lui, no? Da suo padre per tutta la vita, ok? È quello che lui ha fatto per portare a termine, tra virgolette, il fatto di insegnare a sua figlia il suo lavoro, ok? Di lavorare con lei, di trasmettere a lei il suo lavoro. Mhm. E per la paura che lei non lo facesse, l'ha tenuta bloccata tutto il tempo, tutti gli anni. Dov'è il padre? È andato nel portale aureo o no? Adesso sì, adesso è andato insieme a tutti gli altri nel portale aureo. Ha bisogno di ad eternum specifici e particolari? No, nel portale aureo, no? Ok. Vediamo se ci lascia un ulteriore messaggio. Vuole dire una cosa a Olga, vuole dire per sciogliere la questione della nostra proprietà, devi riuscire a togliere la piramide d'oro che c'è sopra lì. Che cos'è la piramide d'oro? Possiamo vedere? Sì. Vabbè, c'è questo centro culturale molto famoso in tutta Italia, mentre non diciamo il nome, bloccato da cause, eccetera, proprietà di Olga e la sorella, ma bloccato. Va bene, lo ringraziamo, lo salutiamo, Mhm. vuole aggiungere qualcosa? La mia esperienza è fatta. Si riferisce al fatto che c'è la sua esperienza come padre di Olga è fatta, ma a prescindere da come è andata, nel senso adesso facendo il lavoro che abbiamo fatto, facendolo andare nel portale aureo, la vede proprio come esperienza e quindi informazione senza doverla ripetere, no? Cioè, Mm, mm. ecco, è neutro da quel loop, ecco, in quel senso la mia esperienza è fatta. Mm. Va bene, lo salutiamo. Un po' di cause esoteriche, Elena. Causa esoterica della ritenzione idrica di Olga.
Allora, in eterico io la vedo come se vagasse e non cioè quasi come se la vedo vagare tra casa, fuori, e non sa mai qual è il suo posto. E quindi è come se dovesse tenere mm, del liquido che la eh, mm, Dimmi. ti descrivo, è come se lei fosse un piccolo salvagente, no? Ok, circolare. C'è la parte di acqua, di liquidi che lei trattiene, le fa da salvagente per i posti in cui vaga, senza sapere mai qual è il suo posto. Ecco. Mm. Del problemi all'addome. Ecco, lì è più la parte emozionale, direi, corpo emozionale, che è, eh, la parte emotiva legata all'entità mentale di livello 3, quella sempre che ha la domanda, no? E quindi c'è questa, direi, irrequietezza, sensazione di irrequietezza per non avere mai una risposta. Ok, sì. E quindi c'è come se ci fosse un movimento, in eterico vedo come se ci fosse un movimento di, in nero, no? Quindi nel buio, mm, nel buio, un vagare nel buio, circolare così. Mm. Pressione alta. Ah, lì il rancore per il territorio di quella proprietà là, è proprio tu, l'ho visto proprio legato. C'è proprio Memoria altalenante. mm. Beh, non la vedo così. Forse è più la sua percezione. È come se ha troppe informazioni e quindi a volte alcune le mette da parte perché non sono utili in quel momento, ma se le va a ripescare ci sono, ma è più la sua percezione, vedo, non vedo mancanza di memoria. Mm, no. Cisti al piede destro e sinistro. Tentativo di eh, eh, tentativo di mettere un impianto durante un abduction, ok? È come se avessero voluto agganciarla dai piedi invece che dalla parte lombare, ok? Ma non ci sono riusciti. Sono riusciti, allora, prima che arrivasse la mantide, Leonide ha provato a fare questa cosa più diretta, mi viene da dire, ok? E la PS si è ribellata e non ci sono riusciti, ok? Sono riusciti a fare una mezza cosa su un piede, avrebbero dovuto farla nell'altra, ma no, quella cosa lì non è andata a buon fine. Con l'aiuto della mantide sono riusciti da dietro a fare quell'aggancio lì. Riuscirà Olga a togliere da sola questa cisti? Usando la medicina alternativa, l'agopuntura. Allora, direi agopuntura, lo vedo come aiuto e soprattutto il suo intento, l'utilizzo della sua energia propria sia a livello, sia con il tatto, con le mani, nella zona che con la creazione, quindi centrarsi proprio e immaginare, mi viene da dire che toglie diciamo il tessuto in eccesso, il tessuto che dà fastidio, perché lì è solo la PS che ha reagito al tentativo di mettere un impianto, ma non c'è nulla. Può servire l'uso, non so, dell'argilla verde. Sì, 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 vedo allora agopuntura, poi tutto ciò che è locale, soprattutto l'energia della sua mano e l'intento. Quindi mentre fa queste cose, anche massaggiare e mentre massaggia immaginarsi che la porta via, ok? Quindi proprio a livello locale, visivo anche, ecco, mentre lo fa. Mm.
Va bene. È pura. Le hanno detto questo in uno dei lavori fatti in passato. È pura ed è ladra. Partiamo con pura. Mm. Sì, allora, quello che mi viene da dire è che pura ha la scelta che trova, nel senso che ognuno di noi è qua per fare esperienze e cercare il suo essere, no? Come siamo fatti e andare verso la consapevolezza e l'evoluzione, ok? Diciamo che quello che vedo è che chi gli ha detto che è pura, Mm? no? Che ha detto sei pura, l'ha detto per accaparrarsela, mi viene da dire, perché dall'altra parte c'era proprio un meccanismo di attirare persone per mh, prendere energia. Quindi sì, è vero che è pura, ma non c'è la necessità di dire, cioè, non so se ho Sì, reso. se posso fare una considerazione su questa domanda, Mm, ecco, la domanda stessa. Sono pura, non sono pura, cosa cambia? Niente, alla fine. Cioè, cioè, è come se fosse un complimento mm, che il guru di turno fa perché è un complimento inventato o un complimento fondato, ma non mhm, importa quali esatto. siano le Mm, due possibilità, per rendere speciale, noi abbiamo bisogno di sentirci speciali. Sei eletta, sei quella mm, pura, come te non c'è nessuno, come te ce ne sono pochi, vieni dal Pleiadi, sei un mm, bambino indaco, sei una bambina indaca, mm, esatto. sei un impala, non lo so, insomma, cioè, devi Mm, sentirti mm, mm, speciale, ti faccio sentire speciale, buon pura, figuriamoci, sei mm. specialissima, sei quindi adesso, se vuoi, solo perché sei pura, possiamo invitarti all'altro seminario dove facciamo Eh, delle meditazioni, quindi c'è chiaramente un intento. Ma anche se fosse vero che una è pura, mhm. che significa? Che quindi è quasi una piccola maledizione, perché quindi sei pura, resta pura, non far niente, stai a casa. Anche, c'è Da lì appunto, nel medita, senso. non agire, non Eh, fare nulla, è quasi anche una fregatura. mm, Sei stata pura in altre vite, bene, prendiamone atto. E in questa che vuoi fare? Stare di nuovo lì su in cima dell'Everest a meditare, vedere infatti. la neve che cade? Sì, no, io credo nell'azione. Mm, Quindi, siccome Olga è dominata, a mio avviso, è modesto, anche da quello che mi scrivi, dall'inazione, da non una grande azione o da una non azione totale, questo essere pura è proprio una specie di piccola trappola, nella quale forse lei non è caduta, ma no, infatti, però, diciamo, il tentativo era quello. Mm. ok, perché ladra? Ci interessa? Perdere No, neanche tempo. no, ma no, infatti. Beh, una cosa bella e una cosa brutta, in modo da tornare a fare meditazioni. Esatto, cioè esattamente, è lo stesso scopo, lei non gli dava energia, lì vedo, e quindi diciamo era un'accusa per sei ladra, vai a fare qualcosa che ti purifica, tra virgolette, di nuovo e quindi ciucciano. Mm. Va bene, finiamo la proprietà. Piramide Mm, d'oro, devi togliere la piramide d'oro. mm. Giustamente Olga si chiede come. Perché c'è una causa persa, una cosa molto intricata, ci sono dei massoni. Uno, cos'è la piramide d'oro? Il solito piramide con l'occhio, massoneria, Sì, esatto, la Ok, rappresentazione è quella, è come sì. se ce l'avessero messa sopra, no? Quella zona è piena di avvocati, tutti collusi tra di loro, Ma quindi di tutto, a chiunque si che di rivolga. massoni. Quindi chiudere con questo avvocato e cercarne uno a 100 km la distanza. La piramide significa una nuova togliere la piramide significa un'azione con una nuova causa da zero e una ricerca oculata di un nuovo legale che Sì, sappia che sia slegato, perché non è possibile che siano tutti legati, sì, figuri.
No, 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 no. Sì, lei deve trovare, è come se, allora, quello che vedo io è eh, magari lasciare lì, cioè lasciare lì un attimo in sospeso così, senza neanche togliere il legale, perché è come se loro, eh, come se gli mettessero la pulce nell'orecchio, no? Quindi quello che vedo è magari lasciare un attimo in sospeso lì. Lei deve informarsi, diciamo, un po' più approfonditamente lei ehm, quale strada prendere, ok? E quando sa quale strada prendere, cercare la persona, l'avvocato che dice sì, la strada è questa. E allora lì è quello giusto. Ecco, questo vedo. Cioè assumere l'avvocato che le dà, La strada che lei sa che è da che le indica percorrere. che da Mm, solo, senza essere imboccato, che quella è la strada da percorrere. esattamente. Mm. Ma quali sono le condizioni pratiche per far questo? Perché bisogna liquidare il È primo come prima di se lei pagarlo. dovesse. Sì, però io vedo che di là, se, cioè, a parte che so che è già successo, quindi è possibile, ma vedo proprio che lasciando in sospeso e poi prendendo di là, gli altri, quando poi perderanno, devono pagare entrambi gli avvocati. Ecco, vedo questa cosa qua. Lei è come se lei dovesse studiarsi lei le leggi, tra virgolette, la via, in parte, ok? E trovare l'avvocato che le dica esattamente che farà quella via lì. Non lo vedo nella zona lì, lo vedo un po' più lontano, mi viene da dire. Allora, la possibilità è su Milano o su Roma. Mm. Va bene, quale incidenza può avere l'altra sorella? Cioè la sorella? Mm, ma non vedo che ostacolerà tanto. Mm. Allora, se lei va dritta, la vedrà talmente sicura di quello che fa che la seguirà. Mm. Mm. Va bene, Fiamma, l'argomento numero uno. Conosco già l'avvocato, mi Mm. chiede. Ehm, mm, dipende dalla zona. Magari per nome, nel senso ne vedo che chiederà due o tre a Milano, due o tre a Roma e poi deciderà. Ce ne sarà uno da una parte o dall'altra che farà quella via lì e lei sceglie. Si può arrivare a questo genere di informazioni, Mm. Olga? Non si può. Ah no, ma Ti vado a condizionare, in questo mm, momento è quello, è l'azione tua, sì. è Mm, l'azione tua quella che conta, non è il vaticinio della mm, medium, che non c'è, in effetti. no. Mm. Fiamma, chiamiamola se esiste. Allora, qua vedo l'immagine la sua immagine, ok? L'immagine che lei ha visto, ok? Che è un'immagine, ok? C'è la fiamma, ma è grezza, abbastanza grezza ancora. Ce ne sono sei, di cui una è quella più definita, ok? Solo che lei deve fare altri passi per portare appunto la fiamma grezza a quell'immagine, non so come dire. È possibile, ma lo deve creare lei. Quindi non è quello coi capelli lunghi che lei ha visualizzato. Non è già, no, quella è solo un'immagine. Mm. Da dove viene quell'immagine? Dal suo mentale? Sì. Dai suoi desideri? Mm, È singolare questa cosa, è la prima mm. volta che la vediamo. Infatti. Sì, è come se fosse, sì, neanche un ologramma, meno, è proprio solo è un'immagine, sì, un'immagine, Il mentale. Mm, Si sì, è fatta un film.
si è fatta un film che può coincidere con la sua fiamma, se lei però va nella direzione della fiamma. Ecco, in Ecco. che modo? Sempre azione in azione. No, azione, Aspetta, azione. a Ah, casa, no, assolutamente no, 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 deve prende un gatto in sperimentare. più, Ma no, fuori. inizia a lavorare a maglia, No, fuori, fuori, fuori. inizia una collezione di oggetti inutili. No, io quando, soprattutto per quanto riguarda la fiamma, così io vedo che è importante girare, frequentare, e fare anche viaggi, ma non perché vai a cercarlo, ma Attivi delle ehm, connessioni. esatto, cioè crei delle cose che vuoi, vedendole, sperimentandole, ecco, no? Mm. Mm, mm. Ti per fare un esempio, non so, fai un Eh, viaggio in Marocco, non la incontri in Marocco, torni, vai a un compleanno ed inizi a parlare di questa vacanza in Marocco e accanto hai una persona che parla di, una ecco, di per quanto è bello il esempio, Marocco. esatto, un Senza quella particolare, che vacanza ne so, un tè saresti... z- particolare, non lo so, adesso Sì, in barocco non sono mai stata, non lo so, ma che ne so, ho bevuto quel tipico tè marocchino, caffè marocchino particolare che fanno solo lì e questa persona lo conosce e dice anch'io il mio preferito e boh, magari c'è lì la cosa, no? Ecco, per esempio, un esempio stupido, ma ecco. Mm. ok. Questo lo sta facendo Olga, da quello che tu vedi adesso. No, da quello che io vedo, Cioè, teoria e pratica. abbastanza È esatto. solo un Allora, lato teorico, immaginativo e non pratico, creativo, neterico e pratico nell'azione? allora, nell'azione lei dovrebbe uscire un po' dalle sue routine, dalle sue abitudini. È come se lei, cioè, vedo che frequenta, ma come se avesse un ritmo, una routine, Cioè, la far cose pratica nuove. per me è su due piani, chiaro, fisica ed eterica, nella Mhm. creazione eterica. Quindi io creo prima un intento Sì, e questo e lo sa anche fare. l'immagine potrebbe già essere una parte, ok? Esatto, più o meno Ah, questa visualizzazione, no? esatto, Mm, di uomo con benissimo. i capelli lunghi Mm, può essere. esatto. Poi ci vuole un'azione, anche non, soprattutto non ragionata. No, infatti è Come quello. voglio l'uomo con i capelli lunghi, vado nel club degli uomini con i capelli lunghi. No, No, proprio zero, mi anzi. muovo. Mi muovo a random, nel senso colgo la vita, non so come dire, faccio le esperienze che ci sono qua nel qui e ora. Che ne so, sono in anticipo per andare dal dentista, ok, sono arrivata un quarto d'ora in anticipo, entro a bermi un caffè in un bar. In quel bar lì perché mi piace come è fatto. Ecco, una stupidaggine, però, no? E Mhm. questo è vivere proprio, fare le cose a Oppure caso. un bar che ho sempre evitato perché una volta, 15 anni fa, mi hanno trattato male Ci vado. e adesso invece vedo che l'hanno rifatto, magari hanno anche cambiato proprietari, in ogni caso nessuno si ricorda di quando mi hanno trattato male se non io. Mm, Quindi i vecchi proprietari, i nuovi proprietari, io vado in quel bar. È una cosa nuova, non è una routine. esatto. Quindi non è una routine, non vuol dire solo, cioè non vuol dire prendere l'aereo e andare in giro per il Ma mondo, no, vuol dire non solo, anche no, no. cambiare bar, Esattamente, sì, sì. andare Mm, in una mm, mm, zona mm. diversa del... Va bene, Mhm. quindi hai detto che c'è una grezza, La più definita è una, poi ce ne sono altre cinque sopra, ma ce n'è una in particolare che si sta proprio definendo. È lì ferma da un po', però è come se ci fosse stato un periodo dove si stava definendo un po' di più, ecco, ed è lì. il sogno che lei ha fatto di sposarsi, ma non sembrava un matrimonio, lei era vestita da casa, il volto dello sposo era assente, cioè piatto, Mm, assente. Ehm, si sposa un po' con questa visione. mm. No, è come se lì lei la vedo come un sogno di incastro, più una paura che un desiderio, ecco.
Mm, nel suo caso. Mm. Cioè, potrebbe essere, secondo me potrebbe esserle utile per far sì di creare, nella sua creazione della fiamma, di metterla come caratteristica, quindi no, una persona che si vuole sposare, ecco. Perché è come se io vedo che lei lì è come se l'avesse vissuto come un dovere più che un desiderio. Mm. Mhm. Sai che tempo fa vedevamo un valore fiamma, Mm? forse l'abbiamo chiamato, Mhm. cioè è un compendio di consapevolezza, appunto di maturazione, desiderio della Mhm. fiamma, eccetera. Bene, qual è quello di Olga e qual è quello di questa grezza quasi formata? Allora, la grezza è 356 e Olga 185. Ah, solitamente il contrario. Quindi è Mm. tanta strada, il doppio da Mm. fare. Sì, sì. Molto interessante. Solitamente è il contrario. Mm. La fiamma, quindi c'è tanto lavoro. Quale lavoro? È quello che ho detto, deve fare esperienza e senza la mente, ma proprio facendo esperienza, estrapolare, mi viene da dire così, delle caratteristiche che lei vuole nella sua fiamma e estrapolare le caratteristiche che non vuole, quindi creare, proprio plasmare la fiamma, no? Man mano che lei vive. Mm. Sì, quindi vabbè, l'esempio di prima è cioè, non ha cioè, non è è molto superficiale, però il fatto del caffè, no? Il caffè marocchino, incontra uno che dice, oh, il caffè marocchino lo adoro, ecco, quella è una caratteristica, un uomo che adora il caffè marocchino, no? Un esempio stupido, però. E aggiungi è come se pian piano disegni le caratteristiche della fiamma. In una parola cosa manca? Esperienza, Pratica. sperimentare. Mm, sì, esperienza pratica. Mm. Questa fiamma potrebbe aiutarla un domani nella causa. La causa è bella che è finita e vinta quando incontra la fiamma. Cioè la causa c'entra con la fiamma. Eh, diciamo che la vibrazione, allora, facendo quello che, facendo ricerca altrove per chiudere questa storia di questo posto, di questo luogo, ok? Ehm, Lei inizierà a vibrare diversamente. Adesso è come se fosse chiusa in quella vibrazione lì, ok? Cercando nell'altra maniera, quello che abbiamo detto, lei vibrerà più alto, ok? Imparerà a vibrare più alto, sarà più centrata e questo farà sì che lei sia anche propensa a fare esperienze per definire anche la sua fiamma. Mm. Quindi diciamo va tutto un po' in parallelo. Non c'è prima una cosa o un'altra, è proprio un aumento di consapevolezza e un aumento di vibrazioni che poi ci fa sentire più forti, più centrati e questo aiuta accelera proprio la creazione della propria fiamma, l'avvicinamento alla propria fiamma. Mm. Va bene, con queste considerazioni a quanto sta la vibrazione di Olga? Allora, adesso vibra a 185, è come se Mm. prima non vedesse via, nessuna via, ok? E adesso invece è come se è come se fosse uscita e vede tutte le possibilità nell'orizzonte. Ecco, mi viene da dire così. Come se fosse salita a un livello sul tetto, diciamo, no, di un palazzo e vede tutte le possibilità. Vuole andare al cluster finalmente? Mhm.
Lo fa da sola? Sì, Ne ha sì. voglia? Non ne ha voglia? Lo fa perché glielo No, 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 diciamo? no, non vuole andare. Ok. Sì, ci sono questi contratti. Ci sono questi 4 quadretti, proprio dei quadri con scritti contratti dentro, appesi a questa parete che sembra di legno. Sta aprendo il portale definitivo. Ha preso l'intera parete e l'ha lanciata dentro. Mm. Ad eternum, esattamente come lei voleva farlo per il padre, infinitum, adorato, un bel infinito dorato, viola, ad eternum veritas, Mhm. come lo vuole fare? Sì, allora mette le mani diciamo, al suolo e alzandole si crea l'ad eternum e diventa questa enorme sfera che poi prende tutto. Mm. Avatar, c'è qualcosa? Sì, il solito spicchietto. Mm. Apre il portale definitivo e lo lancia dentro. Mhm. Chiuso. Sta già facendo l'ad eternum come prima. Ok, sì. Va bene, con questa nuova condizione, l'amanti del Leonide ci sono? No, Il punto interrogativo esiste? no. Impianto mentale esiste? Mhm. Tipo di No. impianto? La piramide d'oro è indebolita o non c'è più? Allora, la piramide d'oro c'è. È come se avessero percepito un pochino la differenza. Mm. Sono un po' sull'attenti, ma niente di... Questo va bene, nel senso che è a suo vantaggio. Cioè, quello che vedo io è che meno se ne accorgono, più semplice è per lei. Ecco. Mm. Mhm. Ok, nuova vibrazione. 200, 267 miliardi. Consapevolezza. 186, PS. 63, Ite. 987. Capacità medianiche. E cervello. Allora, adesso è 9.6. È come se prima fosse proprio tutto assopito, no? Tutto molto bloccato. Adesso è 9.6. Mm. Allora, su di lei la sua energia la può usare tranquillamente anche per, diciamo, i suoi sintomi, e per aiutarsi ad aumentare le vibrazioni e l'energia, ok? Mhm. Mm. Come allenamento verso l'esterno, mi viene che può farlo con allenarsi con la sua famiglia, quindi con le figlie, nipote,
magari l'amica, ecco, con le persone più a lei care, come se per lei fosse un allenamento molto più semplice, mm? A Mm. sentire le loro energie. E potrebbe essere utile sentire l'energia della natura, ok? Quindi delle piante, degli alberi, delle rocce, dell'acqua. Ok, sì, non vedo tanto altro. Ok, Mm, mm. come la vedi lei in generale? Sì, allora in generale la vedo, ok, più, mi viene da dire più forte, più pronta a fare, come se avesse le idee più chiare, ok? C'era quell'interferenza, punto di domanda, che la limitava molto nel poter andare, ok? Quindi adesso vede le possibilità e quindi è più pronta e libera a lanciarsi a fare, ok? Così nel Mm. qui e ora. Mm. Quello che vedo è che potrebbe essere più semplice per lei, fare una cosa alla volta, nel senso, eh, vivere, ok, cioè quello che arriva, ok, ma se c'è una cosa da fare che è a lungo tempo, farne una alla volta, Mhm. perché rischia se no di tornare in quel loop della domanda, della confusione. Ecco. Mm. La situazione della proprietà è invariata, migliorata, ha dei presupposti differenti dall'inizio sessione. Allora, è come se prima era in una scatola chiusa. Mm. Adesso invece è lì, ma non è più chiusa, quindi c'è tutto, è all'aperto, come se fosse all'aperto, come se prima fosse al chiuso e adesso invece è all'aperto. Ecco, Mhm. quindi si può disgregare, mi viene da dire, in qualsiasi momento così. E questo, È, su- è su in- disgregazione da cosa dipende? dal suo intento, dal fatto, proprio se lei cerca in un'altra via, cambia la vibrazione e loro perdono forza. Mm. Stessa domanda sulla fiamma. È come all'inizio il concetto, l'argomento fiamma legato a un sogno un po' inquietante, no? Un matrimonio Mm. con abiti dimessi, con uno sposo che non si vede, e una visualizzazione bella ma molto anche romantica, l'uomo con i capelli lunghi è Mm. incarna l'ideale romantico per eccellenza, ce ne sono veramente pochi di uomini con i capelli lunghi. Mhm. Ehm, allora, diciamo, il sogno del matrimonio appunto era una sua paura, io adesso la vedo svanita, nel senso che lei si vede altre possibilità, vede le infinite possibilità e quindi è come se quel freno lì non lo mettesse più. No, nel senso, prima vedendosi, diciamo, questa via, mi viene da dire quasi che è come se lei avesse paura che fosse una via obbligata, quella di sposarsi, no? Mhm. Adesso vedendo che ci sono infinite possibilità, non c'è più quel blocco che la Mhm. frenava prima, ecco. E l'immagine, l'immagine lei la tiene, è come se per la sua creazione volesse questo, per ora. Ok, poi man mano che farà la strada potrebbe cambiare. Diciamo che adesso è come se fosse un punto saldo da cui partire e può Mm. andare bene, ecco. I messaggi che si è data sono tanti. Ultimo messaggio in una parola o in una frase. Azione all'esterno, mi viene. Ecco. Mm. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.